Ciao ai miei amatissimi spettatori e ben ritrovati su Segreti Turchi. Rilassatevi, perché in questo video vi racconterò ogni dettaglio che sta facendo tremare il mondo dello spettacolo. Prima di andare nel cuore della vicenda, vi ricordo di iscrivervi al canale e di sostenere il lavoro con un bel like, ne varrà la pena, perché ciò che è accaduto ieri notte ha lasciato senza parole colleghi, fan e addetti ai lavori. Tutto è esploso in una diretta televisiva in cui Cemre Arda, una delle attrici più amate dell'ultimo periodo, ha scelto di parlare apertamente di un tradimento che l'ha toccata nell'intimo. Non c'erano filtri, non c'era una sceneggiatura a proteggerla, c'era solo lei, con la sua voce spezzata e le sue emozioni in primo piano, e c'erano milioni di occhi incollati allo schermo, increduli di fronte alla sua sincerità. La serata è cambiata in un attimo. E quello che doveva essere un passaggio in TV come tanti si è trasformato nel momento più commentato del giorno. Cemre ha aperto il suo cuore fin dalle prime parole, con una franchezza disarmante. Ha ispirato a fondo, come per raccogliere le forze rimaste, e ha detto che non poteva più fingere che tutto andasse bene. Ha confessato di aver provato a rimanere in silenzio, a custodire le cose dentro, ma che la pressione, le speculazioni e soprattutto il peso della verità l'avevano portata a un punto di rottura. Poi, con una frase netta, ha fatto tremare lo studio. Una simile infedeltà non la si può accettare, non se l'anima chiede chiarezza e rispetto. Le lacrime le rigavano il volto mentre proseguiva, la voce graffiata dal dolore ma sostenuta da una determinazione nuova. Per molti, quel pianto è stato il segno definitivo che non si trattava di una trovata pubblicitaria. Era la realtà, nuda e cruda. Quando ha rivelato che il tradimento arrivava da Gökberk YLDRM, lo sconcerto nel pubblico è stato quasi palpabile. Un nome che per mesi abbiamo sentito associare al fascino, al talento, all'immagine del compagno devoto. Un nome che, sentito così, ha spezzato un incantesimo. Le telecamere hanno indugiato sugli occhi lucidi di Cemre, sulle mani strette, su quel modo di scandire le parole come se pesassero tonnellate. Non ha alzato la voce, e forse proprio per questo ha colpito più forte. Ogni sillaba conteneva la fatica di chi ha portato un peso enorme da sola. Non ha trasformato il discorso in un attacco, né in un resoconto di dettagli morbosi, non ha fatto nomi di terze persone, non ha elencato date o luoghi. Ma ha detto con chiarezza che ciò che è successo le ha scosso la fiducia nel profondo e ha tolto pace ai suoi giorni. Le immagini valgono più di 1000 frasi, e quelle immagini hanno raccontato una donna stanca di fingere. Cemre ha insistito su un punto: la fiducia e la lealtà sono il fondamento di qualsiasi legame, e quando vengono incrinate, qualcosa si spezza in modo irreparabile. Ha spiegato che non sta cercando vendetta, che non ha bisogno di umiliare nessuno in pubblico, ma che ha il dovere verso se stessa di nominare ciò che è accaduto, perché il silenzio era diventato una prigione. Ha aggiunto che non perdonare non significa essere cattivi, significa prendersi cura del proprio valore quando quel valore è stato calpestato. In questo si è vista tutta la sua eleganza, non la rabbia di chi punta il dito, ma la fermezza di chi protegge il proprio cuore. Eppure, mentre diceva di non poter accettare ciò che è successo, ha lasciato intravedere i ricordi, quei momenti belli che rendono più difficile ogni addio. Un contrasto straziante, che ha commosso anche i tecnici dietro le quinte. La scelta di non scendere nei particolari ha acceso l'immaginazione di tutti. Le ipotesi si sono moltiplicate in rete, ma il messaggio di Cemre era chiaro: non cercava di trasformare la sua ferita in un processo mediatico. Voleva dichiarare, con la sua voce e il suo tempo, che il confine era stato superato. Ha ribadito che la notorietà non rende il dolore più leggero, anzi, amplifica ogni sussurro, trasforma ogni indizio in un titolo, e costringe a stringere i denti quando si vorrebbe solo scomparire per qualche giorno. È stato in quel punto che ha pronunciato le parole più personali. Ha raccontato di essersi aggrappata al lavoro per non crollare, di aver sorriso sul set mentre dentro sentiva il terreno franare, e di aver preso la decisione di parlare solo quando si è resa conto che il silenzio stava divorando la sua serenità. Le sue dichiarazioni sono rimbalzate da uno schermo all'altro con una velocità impressionante. Nel giro di minuti, i social erano un fiume in piena. I fan hanno invaso i suoi profili con messaggi di sostegno, di affetto,
di pura solidarietà. C'erano parole che invitavano alla forza, promesse di restarle accanto, frasi che ricordavano a Cemre quanto fosse amata non solo come attrice, ma come donna capace di mostrarsi umana. Subito dopo, è partito il dibattito sul silenzio di Gökberk YLDRM. Il suo profilo, di solito vivace, è rimasto muto. E quello spazio vuoto è diventato il centro di 1000 interpretazioni, chi chiedeva una spiegazione chiara e pubblica, chi lo accusava di vigliaccheria, chi lo difendeva chiedendo rispetto e tempo. Il silenzio è una scelta che pesa, soprattutto quando l'altra parte ha deciso di parlare. Molti spettatori hanno definito coraggiosa la mossa di Cemre. Hanno sottolineato quanto sia difficile esporsi, soprattutto in un ambiente in cui ogni parola viene ingrandita a dismisura. I colleghi di Set hanno mandato messaggi misurati, ma carichi di stima, la chiamavano forza, la chiamavano verità, la chiamavano dignità. Tra le righe si percepiva la consapevolezza di tutti. Quel dolore non apparteneva solo a una coppia famosa. Apparteneva a chiunque abbia mai sentito scricchiolare la fiducia. La diretta è diventata in poche ore l'argomento più discusso del giorno, programmi mattutini, blog di intrattenimento, commenti, video di reazione. I gesti, i respiri, persino i silenzi di Cemre sono stati analizzati come in una lente di ingrandimento. Quando la diretta ha preso il suo ritmo più intimo, Cemre ha trovato la frase con cui chiudere il cerchio. Ha spiegato che ha scelto la sincerità per difendere la sua pace interiore. Che non voleva più fingere di stare bene per compiacere le aspettative, né alimentare sussurri lasciando che altri parlassero al posto suo. Ha detto che non controlliamo tutto ciò che accade, ma possiamo scegliere come raccontarlo, e lei aveva scelto la verità. Una verità che non è vendetta, ma confine. Una verità che non è spettacolo, ma cura. Poi ha ringraziato chi l'ha ascoltata, ha ringraziato chi le è stato accanto nel silenzio, e ha promesso a se stessa che, qualunque strada prenderà la sua vita, non perderà più l'abitudine di rispettarsi. Quel momento, quasi sussurrato, è diventato un urlo nel mondo dell'intrattenimento. Gli editoriali hanno parlato di una confessione storica, i trend hanno preso la rincorsa, e nel frattempo le domande sul futuro di Cemre Arda e Gökberk YLDRM hanno alimentato una lunga scia di supposizioni. Resteranno insieme? Proveranno a ricucire? O ciascuno prenderà la propria strada? Le fonti vicine, prudenti, hanno preferito non esporsi, limitandosi a dire che ora la priorità è il benessere emotivo. Una risposta che suona semplice, eppure contiene tutto. Ciò che resta, intanto, è l'eco di quella frase: non posso accettare un tradimento. In mezzo a questa tempesta, le parole di Cemre hanno avuto anche un effetto collaterale potente. Hanno ricordato a tutti quanto siano vitali l'onestà e l'autostima dentro una relazione. Un messaggio che va oltre il clamore, che tocca chi guarda da casa e si rivede in certi momenti. Forse è per questo che la sua diretta è stata così commentata, perché, al di là del glamour, c'era una verità condivisibile. Sapersi fermare quando qualcosa fa male, saper dire basta quando la dignità lo chiede, sono gesti difficili ma necessari. E lei li ha compiuti davanti al mondo, senza chiedere applausi. Intanto, tra i fan si sono moltiplicati i racconti di esperienze simili, come se la sua voce avesse aperto uno spazio in cui riconoscersi. C'è chi ha confessato di aver provato lo stesso peso, chi ha detto di essersi sentito più forte dopo quelle parole. E se i social a volte sanno essere spietati, stavolta hanno mostrato il loro lato migliore. La rete è diventata una grande stanza in cui la fragilità non era un difetto, ma un linguaggio comune. È un paradosso dolce, in un'epoca dove tutto corre veloce, un momento di verità ha costretto tutti a rallentare. Lo studio televisivo in cui tutto è avvenuto continua a essere citato ovunque. Le luci, i tempi, i sussurri dietro le quinte, ogni dettaglio è stato raccontato da chi c'era. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto Cemre prepararsi in silenzio, quasi meditando. Altri hanno notato un bracciale che stringeva come un talismano. Piccoli frammenti, piccole immagini che resteranno collegate a quella sera. E intanto, il nome di Gökberk YLDRM viene ripetuto in ogni discussione, sempre accompagnato dalla stessa domanda:
parlerà, chiarirà, chiederà scusa in pubblico o sceglierà una strada più privata. Le ore passano e il silenzio continua a pesare. La diretta ha smosso anche l'ambiente professionale. Gli addetti ai lavori sanno che un momento del genere può influire su progetti, campagne, scelte di casting. Eppure, la percezione comune è che la credibilità artistica di Cemre esca rafforzata. Aver scelto l'onestà, quando sarebbe stato più facile nascondersi, la rende più vicina al pubblico. Un pubblico che non dimentica. E allo stesso tempo, c'è chi invita alla prudenza sul giudizio verso Gökberk, ricordando che in una storia ci sono ombre che solo i diretti interessati conoscono. Il rispetto, dicono alcuni, non è incompatibile con la richiesta di chiarezza. È una linea sottile, sulla quale oggi cammina l'opinione pubblica. Mentre le clip della confessione continuano a girare, l'attenzione si concentra sulle ultime parole di Cemre. Ha ribadito che non rinuncerà alla pace interiore che ha faticato a ricostruire. Che non è debole chi piange, è debole chi finge di non sentire. E che a volte dire la verità è l'unico modo per salvare ciò che resta di sé. Un messaggio che ha trasformato una confessione dolente in una lezione di lucidità. Forse è questo che ha spinto così tante persone ad applaudirla, non la tragedia della rottura, ma la dignità con cui l'ha raccontata. Nel frattempo, il giorno dopo la diretta, i programmi di intrattenimento hanno ripreso ogni passaggio, creando montaggi, confronti, timeline degli eventi. Tutti, però, tornano alla stessa sequenza, quel momento in cui il nome di Gökberk YLDRM è stato pronunciato, e la sala ha trattenuto il respiro. È l'istante in cui la storia privata è diventata pubblica. E in quell'istante, il pubblico ha percepito che non c'era performance, c'era vita vera. L'inquadratura non ha potuto distogliersi dal volto di Cemre, e gli spettatori non hanno potuto distogliere lo sguardo dallo schermo. Non sappiamo come proseguirà questa storia. Forse ci sarà tempo per spiegazioni, forse per scuse, forse per scelte definitive. Ma oggi è il giorno in cui una donna ha reclamato il diritto di essere ascoltata senza filtri. È il giorno in cui l'industria dell'intrattenimento si è fermata davanti a un dolore che non si può fotografare con un sorriso di circostanza. Ed è anche il giorno in cui, come spesso accade, si è riaffermato un principio semplice ma dimenticato: l'onestà è un atto di rispetto verso se stessi. Questa vicenda resterà a lungo al centro delle conversazioni, e non soltanto per i nomi coinvolti. Resterà perché ci ricorda che, anche sotto i riflettori, le persone affrontano le stesse crepe che toccano chiunque. E resterà perché la calma con cui Cemre Arda ha pronunciato parole tanto dure è la stessa calma che serve per ripartire. Ognuno farà le sue scelte. Il pubblico guarderà, commenterà, giudicherà. Ma la verità pronunciata ieri sera è entrata nelle cronache con la forza di ciò che non si può più rimandare. E con questo, il nostro racconto di oggi si chiude qui. Grazie per averci seguito fino alla fine. E grazie per la fiducia che ogni giorno riponete in Segreti Turchi. Se volete rimanere aggiornati su ogni sviluppo legato a Cemre Arda e Gökberk YLDRM, e su tutte le notizie più calde del panorama turco, ricordate di iscrivervi e attivare le notifiche. Ci saranno aggiornamenti, ci saranno nuovi dettagli, e noi saremo qui per raccontarveli con la stessa cura di sempre. Alla prossima, prendetevi cura del vostro cuore e della vostra pace. Vi vogliamo bene.